Questo video è per coloro che iniziano a disegnare e poi a dipingere, o coloro che stanno cominciando e stanno effettuando questo percorso, questo viaggio all'interno del disegno e della pittura. E sto parlando della questione, ovviamente trattata nel video, che è quella della reference, così chiamata, del riferimento fotografico. La questione è spinosa, però è molto semplice. E in questo video vorrei parlarvi di qual è il mio atteggiamento e di farvi riflettere su alcune cose rispetto a questo tema. Allora, noi ovviamente abbiamo una visione binoculare che ci permette di calcolare la profondità di ciò che stiamo guardando, del mondo che stiamo guardando. E questa profondità ci consente di stimare quali sono le distanze per guidare, per camminare, per valutare la posizione degli oggetti in maniera molto empirica, però soddisfacente. Ecco, questa modalità che noi abbiamo è un rapporto diretto che abbiamo con la realtà. La fotografia, cioè cosa fa il fotografo? Scatta una fotografia e quindi imprime sulla carta, su qualsiasi altro materiale, un'immagine 2D. Noi guardiamo in 3D, quindi percepiamo il mondo in tridimensione e la fotografia lo restituisce in bidimensionalità. Questo processo che fa la fotografia, e quindi di ridurre ciò che vediamo in 2 dimensioni, è quello che noi dovremo fare se impariamo a disegnare o a dipingere. Per cui se ci mettiamo a ricopiare un disegno o una fotografia, quindi un'immagine in 2D, non facciamo altro che saltare questo passaggio, che è fondamentale per l'apprendimento del disegno e poi della pittura. Cioè la fotografia ha fatto un lavoro per noi, cioè ha ridotto quello che vediamo in 2D. Quindi non facciamo altro che copiare nei contorni. Quindi in maniera molto pratica possiamo anche ricalcarla l'oggetto, quindi o poi possiamo anche metterla ed esporla praticamente con un proiettore alla parete e noi ricalcarla, oppure semplicemente quadrettarla e poi ricopiarla, oppure semplicemente ancora solo ricopiarla, facendo conto che ciò che vediamo ci illudiamo che possa essere la stessa cosa di ciò che faremmo se vedessimo un'immagine davanti a noi in 3D. Ma questo non è. Cosa voglio dire? Voglio dire che questo passaggio che noi dovremo compiere, importantissimo, è quello che ci consente proprio di imparare a disegnare. Ma cosa vuol dire imparare a disegnare? Vuol dire riuscire a prendere quello che vediamo, la realtà che ci è davanti, e trasformarla in un oggetto simbolico, che è quello del disegno. Però questo passaggio implica uno sforzo straordinario della nostra mente, che deve calcolare insieme al braccio e quindi al segno sulla carta le dimensioni, le proporzioni per riuscire a metterle sulla carta. Ecco, questo passaggio fa sì che il nostro cervello metta in moto dei meccanismi che possono riuscire a confrontarsi e quindi ad agire da legante fra la nostra mente, la nostra mano, il nostro occhio e la matita ovviamente, o il disegno, o il pennarello, o la china, o il pennello, che va nel nostro supporto e riprende e trasforma ciò che vediamo nella realtà in qualcosa di bidimensionale. Ecco, questo passaggio ci aiuta non solo in maniera difficoltosa, in maniera non semplice, perché dobbiamo avviare alcuni meccanismi che devono essere oliati e devono essere stimolati. Ma questa attività che noi compiamo, cioè di ricerca e di osservazione della realtà e poi di trasposizione nel foglio di carta, non sono altro che le basi per riuscire a trovare anche il nostro segno, che altrimenti non può venire fuori, perché all'inizio quando all'inizio ci mettiamo a intraprendere questo viaggio verso la pittura e verso il disegno, questo segno invece è pedissequo
e quindi è copiato pedissequamente dal segno che noi vediamo nella fotografia, perché quello che ci interessa a noi è riuscire a copiare la fotografia in modo tale che sia il più possibile simile a questa, quindi annullando qualsiasi tipo di segno personale. Poi la fotografia, quando noi avremo compiuto questo salto e avremo riconosciuto l'importanza che ha la trasformazione dell'immagine che abbiamo noi 3D in qualcosa di 2D, ecco, questa cosa qui che fa la fotografia non solo ci permette di avere un'interpretazione nostra della realtà, ma ci aiuta a costruire il nostro segno, che altrimenti non potrà essere costruito. Non so se vi è capitato di vedere queste immagini tratte da fotografie come sono del tutto simili. Paradossalmente è molto meglio vedere un disegno stentato, però personalissimo, che noi interpretiamo dalla realtà. Infatti quando noi andiamo, o andavo io, non so se si fa ancora, ma andavo io al liceo o all'accademia, noi non facevamo altro che lavorare dal vero. E quindi ci sarà una ragione per questo. Poi la fotografia, in un secondo momento, capiti quali sono i meccanismi che ci portano a elaborare un concetto che è quello della comprensione della realtà, quindi di riportare con un segno nostro gli oggetti sul foglio di carta. Ecco, quando noi avremo capito questo, la fotografia è un ottimo mezzo per riuscire a mediare il nostro rapporto e quindi anche a unire con la nostra osservazione, con gli schizzi che facciamo. È un mezzo che ci può servire moltissimo, però all'inizio assolutamente è completamente da evitare. Quindi, a mio avviso, se state iniziando a disegnare e state iniziando a pitturare, la cosa fondamentale che dovete fare è accantonare completamente l'immagine fotografica. Voi mi direte, ma io voglio disegnare un trattore, io voglio disegnare quel tipo di paesaggio che c'è dall'altra parte del mondo, io non potrei andarci in questo momento. Sì, però lo potete fare benissimo, perché potete fare qualsiasi cosa, è lecito fare qualsiasi cosa. Però io vi dico, se voi invece volete imparare a disegnare, volete avere un vostro proprio segno, dovete farlo con un oggetto dal vero, non importa qual è, anche il più semplice, e poi sempre più complesso, con molti più piani di riferimento, però quella è la strada, l'unica strada per riuscire a imparare a disegnare e imparare ad avere un proprio segno da mettere sulla carta. Per fare un esempio banalissimo, è come se noi fossimo all'interno di una piccola casupola di 3 metri per 3 metri dove noi abbiamo lo stretto necessario e quindi possiamo anche immaginare delle cose, ma all'interno della nostra piccola casetta. E fuori, dopo la porta, cioè appena aperta la porta, quindi al di là, in esterno a questa casetta, vi è un mondo incredibile, un parco naturale immenso, dove vi sono cascate, dove vi sono foreste, prati, alberi, animali, qualsiasi cosa, nuvole naturalmente, e noi siamo lì in quella casetta e pensiamo che non ci sia d'altro. Allora noi usciamo dalla piccola nostra zona di conforto e apriamo questa porta. E quando siamo dentro questo paesaggio, arrivare a scalare una montagna, camminare, ovviamente costa fatica, però ogni giorno noi facciamo delle scoperte e con entusiasmo, se siamo ricettivi, riusciamo a comprendere com'è straordinario e meraviglioso questo percorso. E quindi non saremo più legati a un'immagine, ma solo legati alla nostra possibilità di riuscire a conoscere qual è il metodo migliore per imparare ad avere una capacità di sintesi e quindi di trasposizione sul foglio di carta e allo stesso tempo costruire e raggiungere quel segno personalissimo che ci aiuterà a testimoniare agli altri la nostra visione del mondo.